Oggi vedremo come sembrano 30 ore di gioco di MX Bikes, che in realtà non sono 30, sono più tipo 15, perché il gioco lo comprai un anno fa e non ci giocai più dopo tipo una ventina di ore e ho riniziato a giocarci adesso, quindi sono in realtà su 30-35 ore totali, ma effettive di questo periodo attorno alle 10. Andremo su Forest Raceway e andremo con il 250. L'obiettivo di oggi è semplicemente in realtà fare qualche giro, vedere come che i tempi si tirano su, attorno alle 10 ore di gioco, e quanto si cade, perché si cade un bel po', ve l'assicuro. E niente, quindi vi parlerò un po' di che cos'è MX Bikes, se per caso non doveste conoscerlo, però probabilmente in realtà se siete in questo video avete una vaga idea di che cosa sia MX Bikes, perché diciamo che è una nicchia dei videogiochi di simulazione di motocross e supercross, ma è proprio una bella nicchia, cioè nicchia nicchia, ecco. Ok, abbiamo caricato e entrerei subito, anzi, una cosa subito molto importante, se doveste essere nuovi a questo gioco, comunque non avete mai messo piede in questo gioco, penso personalmente che una cosa che possa aiutare assolutamente è mettere delle gomme più larghe. Io metto sempre quelle più larghe e abbasso un po' la pressione del davanti perché, della gomma anteriore, perché semplicemente in realtà mi ci trovo meglio. Cioè la sento, sento la moto molto più ferma, ecco, e mi aiuta un bel po', ecco. E non so, potrebbe anche essere un obiettivo potenzialmente fare un giro più veloce di quello dell'YZ. Ecco, questo ad esempio è uno degli esempi per cui avere 10 ore di gioco su MX Bikes non è di solito l'esperienza più facile da vivere, ecco. E appunto MX Bikes ha una curva di apprendimento che è veramente un monte da scalare, perché inizi andando un po' a caso, poi scopri che ti puoi sedere, che in realtà è la cosa probabilmente più importante da fare quando devi fare le curve, eccetera. Scopri tutte queste cose, scopri che il peso del pilota potrebbe influenzare su come fai le curve, e quindi è veramente una curva di apprendimento molto molto alta per un gioco che è molto molto di nicchia, ecco. Diciamo che anche installare le mod su MX Bikes non è la cosa più semplice al mondo, ecco. E infatti se dovesse interessare potrei anche fare un tutorial su quello, su come installare le mod su MX Bikes. Potrei anche potenzialmente fare un tutorial su come giocare con i propri amici, solo che non, non vi so dare una risposta certa al momento perché i server sono stati attaccati da un attacco DOS e quindi non sono disponibili. Però posso provarci, posso sicuramente provarci a fare un video riguardante quell'aspetto lì anche. In realtà potenzialmente anche l'obiettivo di questo video è proprio magari portare qualcuno di nuovo su MX Bikes, qualcuno che magari non ha mai sentito parlare del gioco, oppure qualcuno che ne ha sentito parlare ma non ha mai voluto iniziare. Insomma, farei un esperimento di questo tipo. Anche perché in Italia ho trovato veramente pochi video riguardanti MX Bikes ed è un peccato alla fine, perché adesso io non so quanti siano gli italiani che giocano a questo gioco, ma sicuramente c'è una bella nicchia anche in Italia riguardante questo. Quindi penso che si potrebbe trovare un pubblico in Italia. Quindi l'obiettivo di oggi è quello di cercare di fare magari un giro buono e poi andare su magari fare questo giro buono, fare il prossimo giro buono, o almeno cercare di farlo. Magari vi farò vedere semplicemente il giro buono perché sennò diventa un parto. E poi magari fare un altro giro buono però su un altro tracciato, oppure con un 450 che però non so. E niente, adesso provo a concentrarmi e a fare un giro veloce
e vediamo cosa ne esce fuori. Ok, quindi siamo riusciti a farcela, siamo riusciti a fare un giro veloce e adesso vediamo anche quanto era perché non ho idea. Questo era 1,14 e 967. Quindi questo era come sembrano 30 ore di MX Bikes e ci sono un sacco di contenuti che si potrebbero portare su questo gioco perché penso che le possibilità su questo gioco siano veramente, veramente tante. Come appunto ho visto che c'è una bella fetta della community che è più che sul motocross in sé, quindi il motivo per cui questo gioco è stato creato, c'è una bella fetta della community che è su questo gioco solo ed esclusivamente per la bike life, le impennate, i motard, insomma tutta questa fetta qui. E niente, quindi insomma, io penso che per oggi possa essere tutto e spero vi sia piaciuto il video. In tal caso lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi. E niente, merda, che cringe dire questa cosa. Vabbè, bella ragazzi.